Il calcio italiano non dimentica. Il grande Torino era più di una squadra. Era un simbolo di rinascita, orgoglio e dominio. E oggi il nostro obiettivo è uno solo: riportare il Toro là dove merita di stare, in cima. Per farlo ci affideremo a Paolo Vanoli, un tecnico concreto, ambizioso, perfetto per costruire un progetto duraturo. Questa non è una semplice carriera, è la rinascita del Torino. Questa è la rosa da cui partiremo, alcuni elementi interessanti ci sono già, ed è proprio attorno a loro che vogliamo costruire il futuro. La base tattica sarà un 4-3-2-1, compatto, aggressivo, con due trequartisti liberi di creare. Da qui inizia la ricostruzione. Vanja Milinkovic-Savic è uno dei nostri punti fermi. A 27 anni è nel pieno della maturità e con i suoi 2 metri di altezza diventa un muro difficile da superare. Sarà lui il nostro numero 1 da cui ripartire. Per Schurz ha tutto per diventare il leader della nostra difesa. Alto, fisico e bravo con i piedi. Ha ancora margini di crescita enormi e il potenziale per diventare il pilastro su cui costruire il reparto arretrato. In mezzo al campo ci affideremo al nostro capitano Samuele Ricci, centrocampista tecnico, intelligente, capace di dettare i ritmi e guidare i compagni. È il cuore del nostro progetto. Il budget iniziale è di 17 milioni. Non molto, ma potremo ampliarlo con le cessioni e ogni euro dovrà essere investito con precisione chirurgica. La sfida è appena cominciata e ora andiamo a costruire il Torino del futuro. Il nostro mercato inizia subito con una scelta dolorosa ma necessaria. Antonio Sanabria saluta e vola alla Roma per 11 milioni. Nonostante gli sforzi non siamo riusciti a monetizzare di più. Il suo mercato era freddo e abbiamo accettato la migliore offerta disponibile. Insieme a lui ci lascia anche Valentino Lazaro, destinazione PSV per circa 7 milioni. Non rientrava nei nostri piani, troppo fragile difensivamente per fare il terzino e in un modulo senza esterni sarebbe stato semplicemente fuori posto. Ultimo saluto anche per Jan Karamò, mai davvero esploso. Si trasferisce in Germania per poco più di 3 milioni e allora via il primo colpo in entrata. Dal PSG arriva Seni Mayulu, talento ambidestro di appena 18 anni, dribbling, velocità e sfrontatezza. Deve crescere nella visione, ma come vice Ilic è perfetto per iniziare a costruire un centrocampo moderno e dinamico. Poco dopo un altro giovane italiano si unisce al nostro progetto, Simone Pafundi, prelevato dall'Udinese per meno di 2 milioni e mezzo. Tecnico creativo con margini di crescita altissimi. L'obiettivo? Trasformarlo in uno dei riferimenti della tre quarti. Insieme a lui arriva anche Mattia Liberali dal Milan, un'operazione da poco più di 1 milione. Ancora Cerbo parte subito in prestito all'estero per iniziare il suo percorso di maturazione con continuità. Ma il vero colpo di questo mercato ha un solo nome: Franco Mastantuono. Prelevato da River Plate per 13,5 milioni, è stato un investimento pesante, quasi un azzardo, ma un azzardo calcolato. A soli 16 anni ha qualità da giocatore fatto, visione, rapidità, controllo. È un colpo da top club ed è già pronto per essere titolare, una gemma purissima. Sul fronte cessioni salutiamo anche Maripan per 8 milioni e il Can per 1,6. Ed è così che apriamo lo spazio per un nuovo innesto in difesa. Givario Red, terzino destro olandese di 18 anni preso dal Feyenoord. Fisico, corsa e ampio potenziale da sviluppare con calma, inizialmente da riserva. Le casse però iniziano a svuotarsi ed è il momento di tornare a vendere. Alibina Dembélé e Tamez ci salutano portando in dote quasi 6 milioni e mezzo fondamentali per chiudere un'altra trattativa importante. Da Reims per circa 5 milioni e mezzo arriva Valentin Atangana, mediano di 18 anni senza veri punti di forza, ma con una caratteristica essenziale: il tempo. Crescerà dietro Ricci imparando i movimenti e i ritmi del nostro gioco. E poi, per chiudere il cerchio, un ultimo colpo in attacco. Konrad Harder, punta danese di 19 anni, acquistato dallo Sporting per 6 milioni. Il suo presente sarà da apprendista dietro Zapata e Che Adams, ma il futuro potrebbe essere decisamente più interessante. Questo è il nostro primo mercato, un mix di cessioni strategiche e investimenti sui giovani più promettenti. Il Torino è pronto per rinascere ripartendo da questi uomini. Ora non ci resta che scoprire come finirà la prima stagione alla guida di questa squadra. La nostra prima stagione alla guida del Torino si chiude con un bilancio decisamente positivo. In Serie A chiudiamo al 6° posto con 68 punti, un traguardo che, considerando il livello attuale della rosa, ha il sapore di una piccola impresa. A fare la differenza è stato soprattutto il rendimento casalingo. Tra le mura amiche, il Toro ha costruito le sue certezze, raccogliendo la maggior parte dei punti e mettendo in difficoltà anche le big. Il problema però è arrivato lontano dal nostro stadio. In trasferta infatti sono arrivate le difficoltà maggiori. Proprio lì abbiamo raccolto il grosso delle 8 sconfitte stagionali e questa tendenza negativa si è riproposta anche in Coppa Italia, dove siamo usciti al primo turno, travolti 4-1 dall'Udinese in una serata da dimenticare. Ma non sono mancate le note liete. In mezzo al campo, infatti, a guidare il gruppo c'è stato Samuele Ricci, il nostro capitano. In 40 presenze stagionali ha messo a segno 7 gol e 5 assist, dimostrando personalità, visione e continuità. È stato il leader tecnico ed emotivo della squadra e accanto a lui è cresciuto esponenzialmente anche Ivan Ilic, autore di una stagione eccellente, 9 gol, 6 assist, ma soprattutto una crescita netta. Il suo overall è salito di 3 punti, raggiungendo quota 80, un segnale forte per il futuro. E poi c'è
lui il vero trascinatore di questa stagione, Nikola Vlasic, trequartista, incursore e finalizzatore. Ha chiuso l'annata con 19 reti e 5 assist, ma soprattutto è stato l'unico in tutta la rosa a mantenere una media voto superiore al 7. Una costanza impressionante che lo ha reso il nostro MVP indiscusso. È stato un anno di transizione, di crescita, ma anche di conferme. Ora abbiamo una base solida e con un altro mercato colato possiamo puntare ancora più in alto. Dopo una prima stagione di rodaggio adesso si fa sul serio. Abbiamo 58 milioni sul tavolo, idee chiare e un obiettivo preciso: portare il Torino ancora più in alto. Il secondo anno si apre con un obiettivo chiaro: rinforzare dove siamo scoperti, liberare chi non rientra nel progetto e alzare il livello qualitativo della rosa. Iniziamo con una serie di cessioni minori. Panciun, Cacciamani, Paleari e Donnarumma ci salutano. Il guadagno è modesto, circa 2 milioni complessivi, ma il vero valore è nel risparmio sugli stipendi. Costavano troppo per quello che offrivano alla squadra. La prima vera urgenza però è ricostruire la fascia sinistra. Avevamo 2 terzini in prestito e ci ritroviamo completamente scoperti. Così bussiamo alla porta del Milan e per 17 milioni portiamo a casa Filippo Terracciano. Il prezzo è alto, ma giusto. Il Milan non voleva cederlo e a 22 anni Terracciano è già pronto per fare il titolare. Ottimo in fase di possesso, meno affidabile dietro, ma c'è tempo per lavorarci. Per completare il reparto riportiamo in Italia Patrick Dorgu dal Manchester United. Operazione da 10 milioni e voglia di riscatto alle stelle. In Inghilterra ha trovato poco spazio, ma qui può rinascere. Ha fisico e corsa, ma anche lui dovrà migliorare molto nella fase difensiva e per questo partirà da riserva. Situazione simile anche a destra, dove un altro prestito è andato via. Lo rimpiazziamo con Diogo Travassos, preso dallo Sporting per 7 milioni. Anche lui è un terzino di spinta, velocissimo, bravo nel passaggio e nel dribbling, ma ancora grezzo in copertura. Ha 21 anni, però può crescere nel tempo. A metà mercato riusciamo a liberare altro spazio. Masina vola al Borussia Mönchengladbach per 3 milioni. Della Valle e Dembasek ci lasciano per altri 3 milioni complessivi e infine vendiamo Pietro Pellegrini al Cagliari per una cifra simile. Con questi fondi acquistiamo dall'Atalanta Lennon Miller per poco meno di 7 milioni e mezzo. Centrocampista completo, fisico e ordinato, un ottimo innesto per allungare le rotazioni e alzare il livello della mediana. Ma i grossi colpi arrivano alla fine. Dopo una stagione importante ma in calo, decidiamo di mettere sul mercato Duvan Zapata. La Juventus si fa avanti e chiude per 16,5 milioni. Era il momento giusto per salutarsi e allora ci muoviamo subito per trovare il suo erede. Dall'Olympiakos arriva Charalampos Kostulas, pagato meno di 6 milioni. Un vero e proprio furto. Punta giovane, intelligente nei movimenti, con qualcosa che ricorda Ciro Immobile. E se ce lo ricorderà anche nel numero di gol, avremo fatto centro. Nel frattempo anche Che Adams lascia il Toro. Va alla Fiorentina per circa 9 milioni. Un buon giocatore sì, ma non adatto alla squadra che vogliamo costruire. Con 2 punte giovani affamate non aveva più senso pagare il suo ingaggio esorbitante. Per completare il reparto dei trequartisti ci serviva un quarto nome di qualità e così vogliamo in Arabia Saudita. Dall'Al Hilal arriva Kendry Páez, pagato 17 milioni. Il colombiano è giovane, esplosivo ed imprevedibile. Piccolo di statura, ma enorme nel potenziale. Se mantiene le promesse potremo divertirci parecchio. Questo è stato il nostro secondo mercato, mirato, deciso e costruito attorno a un'idea precisa di gioco. Ora la squadra è più giovane, più profonda e forse anche più ambiziosa. Il nostro progetto sta iniziando a prendere forma e probabilmente sarà un'altra stagione di transizione, ma l'esperienza che accumuleremo nelle coppe europee farà bene ai nostri giovani ragazzi. La seconda stagione è stata più complicata del previsto. Il salto nelle competizioni europee si è fatto sentire e il triplo impegno ha tolto energie preziose al campionato. Alla fine chiudiamo con 61 punti, 7 in meno rispetto all'anno precedente. Il problema? Una vera e propria paregita acuta. 13 pareggi stagionali, troppi per chi vuole puntare in alto. Ci hanno relegati infatti al 7° posto in classifica. Ma c'è una buona notizia: grazie a una serie di incastri favorevoli torneremo a giocare ancora all'Europa League, evitando la Conference. In Coppa Italia facciamo un piccolo passo avanti, raggiungendo gli ottavi, ma veniamo eliminati ai rigori dal Genoa, sbagliandoli praticamente tutti tranne uno. Anche la nostra prima avventura europea termina agli ottavi contro l'Aston Villa. Un'eliminazione dolorosa con un punteggio totale di 5-4 dopo una doppia sfida combattuta fino all'ultimo. Tra i protagonisti della stagione spicca ancora Ivan Ilic, una macchina da presenze, 52 partite giocate, 11 gol e 9 assist. Numeri pazzeschi per un centrocampista. E poi c'è Franco Mastantuono, appena 17 anni ma già determinante. 13 gol e 12 assist nella sua prima vera stagione da titolare. Un talento che sta pian piano esplodendo. In attacco entrambi hanno fatto bene, ma il migliore è stato Kostulas. Il greco ha chiuso con 18 gol e 2 assist, sempre coinvolto nella manovra, sempre presente. E la sua media voto lo conferma. E lui, la nostra nuova certezza davanti. Dopo 2 stagioni di crescita costante, ora arriva il momento decisivo. Con 44 milioni a disposizione e una rosa più matura, il Torino può puntare in alto. Il progetto è vivo e la rebuild entra nella sua fase cruciale. Il mercato della terza stagione si apre con una piccola novità. Lennon Miller parte in prestito all'Atletico Madrid. Gli spagnoli hanno voluto inserire un diritto di riscatto, ma al momento non sappiamo se lo eserciteranno. Nel frattempo
a prendere il suo posto in rosa sarà Gvidas Gineitis, promosso come riserva a centrocampo. Ma la vera bomba arriva poco dopo. Dopo 2 stagioni da protagonista assoluto, Nikola Vlasic ci saluta. Il Milan si fa avanti con offerta da 33 milioni e mezzo e decidiamo di accettare. Una perdita importante, ma non c'è tempo da perdere. Con quasi 44 milioni di euro in mano ci presentiamo alla porta del Como e portiamo a casa uno dei prospetti più interessanti della Serie A, Nico Pass. Trequartista mancino, insieme a Mastantuono andrà a formare una tre quarti giovanissima e tutta argentina, pronta a scrivere il futuro del Torino. Con gli ultimi milioni rimasti completiamo il reparto difensivo. Dopo l'addio a Valukiewicz, che si è svincolato a fine contratto, investiamo 28 milioni per acquistare dal Fulham il colombiano Joel Ordóñez. Difensore centrale fisico, roccioso, molto simile a Schurz per caratteristiche difensive, ma decisamente meno elegante nell'impostazione, ma solido, concreto e pronto a prendersi il suo spazio. Un mercato breve ma chirurgico e ora, con una squadra sempre giovane e affamata ma decisamente più pronta, siamo pronti a iniziare la terza stagione. Anche nella terza stagione il triplo impegno tra campionato, Coppa Nazionale ed Europa si è fatto sentire. La squadra ha alternato momenti di brillantezza a cali evidenti e in Serie A non siamo riusciti a trovare la giusta continuità. Le sconfitte sono state ben 10 e nonostante una leggera diminuzione dei pareggi abbiamo raccolto solo un punto in più rispetto all'anno precedente, chiudendo ancora una volta al 7° posto. Ma il vero salto di qualità è arrivato altrove. In Coppa Italia abbiamo vissuto una cavalcata straordinaria, culminata nella vittoria del trofeo. In finale, contro un Napoli agguerrito, ci siamo imposti con un convincente 4-2, alzando la prima coppa del progetto. E non è finita qui, perché le immagini che state vedendo parlano chiaro. Abbiamo raggiunto anche la finale Europa League, che abbiamo giocato contro il Villarreal. Un match durissimo, giocato a viso aperto, in cui gli spagnoli ci hanno messo le corde e si sono anche portati in vantaggio. Ma il Toro non muore mai e a pareggiarla ci ha pensato Schurz, che ha intercettato un rinvio corto del portiere al limite dell'area e l'ha punito con un tiro perfetto sul palo lungo. 1-1 e tutto da rifare. Ai supplementari la fatica si è fatta sentire, poche occasioni e tanta tensione, fino al momento decisivo. Nel secondo tempo supplementare, Ivan Ilic trova con uno splendido tocco al centro proprio l'uomo su cui avevamo deciso di puntare lasciando partire Miller. Gineitis. Tiro di prima nonostante la marcatura da dietro del difensore, ma troppo preciso e potente per essere parato. È il 2-1 che ci consegna l'Europa League e dopo 10 minuti l'arbitro fischia 3 volte e Ricci, da capitano, alza al cielo il secondo trofeo stagionale. Ma stavolta è ancora più speciale perché oltre alla Coppa arriva la qualificazione in Champions League. Dopo una stagione trionfale il Torino è pronto a scrivere un nuovo capitolo. Ora che abbiamo alzato 2 trofei e conquistato la qualificazione in Champions League è il momento di alzare ancora l'asticella. In campionato vogliamo finalmente confermarci dalle prime con continuità e ambizione e in Europa puntiamo almeno agli ottavi di finale. Non sarà semplice, ma abbiamo una squadra pronta a lottare. A disposizione ci sono 52 milioni di budget e una base solida da cui ripartire. Nico Pass infatti è stato semplicemente devastante, 22 gol e 10 assist, trascinando la squadra con talento e personalità. Costulas ha vissuto una stagione da bomber vero, chiudendo con 32 reti e diventando il nostro punto di riferimento in attacco. E in difesa per Schurz ha alzato ulteriormente livello, sempre solido, sempre presente e con ben 6 gol segnati, incluso quello pesantissimo in finale di Europa League. Il Torino ora è una realtà, ma la vera sfida inizia adesso, bisogna diventare grandi. Anche questo mercato si apre con una notizia che arriva da Madrid. L'Atletico esercita il riscatto su Miller e nelle nostre casse entrano 13 milioni e mezzo. E non è l'unica uscita. Coco ci saluta e si unisce alla Roma per 20 milioni. Aveva chiesto più spazio durante la stagione, ma con Ordóñez ormai titolare fisso non potevamo garantirglielo. Per sostituirlo andiamo ancora una volta a pescare in Grecia. Per poco più di 18 milioni riportiamo in Italia Lorenzo Pirola, giovane, italiano e affidabile. Perfetto per il ruolo di riserva senza pretese da titolare. In uscita anche Konrad Harder, che dopo 2 stagioni non del tutto convincenti e chiuso da un Costulas ormai inarrestabile, vola all'Union Berlino che ci paga oltre 31 milioni. Un'ottima plusvalenza. Per sostituirlo bussiamo la bottega del Salisburgo. Non è mai economica, ma sempre piena di talento. E per circa 27 milioni arriva l'ucraino Vanat, rapido, tecnico e con buon tiro, ma il suo destino, almeno all'inizio, sarà quello di riserva. Davanti a lui, infatti, c'è un fenomeno. Saluto anche a Tangana, che non è cresciuto quanto speravamo. Lo cediamo per 15 milioni al Montpellier e con quei soldi puntiamo tutto su un nuovo mediano. Dal Belgio, via Club Bruges, arriva lo svizzero Jardon Ashari, un centrocampista completo, forte fisicamente, intelligente tatticamente e pronto per essere titolare da subito. Con lui davanti alla difesa e Ricci spostato a mezzala sinistra, siamo convinti di avere uno dei centrocampi più forti d'Europa. Stesso discorso fatto per Atangana lo ripetiamo per Travassos. Il portoghese infatti non è cresciuto come speravamo e per 16 milioni lo cediamo ancora alla Roma. Al suo posto arriva dal Celta Vigo Avi Rodriguez, pagato 15 milioni e mezzo. Terzino destro spagnolo, più solido nella fase difensiva. Sarà l'alternativa ideale a Red, quando servirà maggiore equilibrio. E con quest'ultimo ritocco si chiude il mercato della quarta stagione. Siamo pronti e ora è tempo di esordire in Champions League.
Stavolta la musica è cambiata, anzi siamo andati a un passo dal miracolo, ma andiamo con ordine. La stagione si apre con la Supercoppa europea e contro ogni pronostico battiamo il Bayern 3-2. Primo trofeo stagionale, conquistato con personalità e audacia, andando oltre ogni aspettativa. Ma in campionato che il Torino compie un vero salto di qualità. Solo 3 sconfitte in tutta la stagione e una corsa al titolo giocata fino all'ultima giornata. Chiudiamo secondi a soli 2 punti dalla vetta e a condannarci è un pareggio all'ultima giornata contro l'Atalanta. Un finale amaro, ma che conferma la nostra crescita esponenziale. Nelle coppe nazionali invece le cose vanno male. In Supercoppa italiana perdiamo il derby con la Juventus ai rigori e in Coppa Italia usciamo ancora una volta agli ottavi, stavolta contro il Lecce, sempre ai rigori. Ma in Champions League che lasciamo il primo vero segno della rinascita. Nel girone non rientriamo dalle prime 8 e passiamo dai playoff, dove eliminiamo proprio il Salisburgo. Agli ottavi superiamo il Borussia Dortmund, sorprendendo tutti, prima di essere eliminati ai quarti di finale dal Barcellona, ma solo dopo i calci di rigore, costringendo una corazzata a giocarsela fino all'ultimo. Una stagione d'applausi, il Torino ora non è più una sorpresa, è una contender vera, trascinata da uomini che hanno fatto la differenza. In porta Vanja Milinkovic-Savic si è confermato un portiere di livello assoluto. Il suo overall è salito a 85 e in 58 presenze stagionali ha stabilito il record di 20 clean sheet. Un muro. A proteggerlo Filippo Terracciano, che sulla fascia sinistra è diventato un'arma da sfruttare. 10 porte inviolate con lui in campo, ma anche 6 gol segnati, a dimostrazione di un impatto totale su entrambe le fasi. E poi c'è lui, l'insostituibile, Charalampos Kostulas, per cui abbiamo finito le parole. 36 gol, 7 assist in 39 presenze e il premio di Player of the Season a fine anno. Un attaccante che sta riscrivendo la storia di questo Torino. Ora parte la stagione 5 e con 99 milioni di budget abbiamo i mezzi per fare il salto definitivo. La crescita dei nostri giovani, unita a qualche innesto mirato, dovrà trasformarci nella squadra da battere. È tempo di costruire una corazzata. Il mercato si apre però con un colpo di scena. L'Ipswich paga la clausola da 65 milioni e mezzo di Ordonez e il giocatore decide di tornare in Inghilterra. Un addio inaspettato ma che ci garantisce una liquidità fondamentale. E allora rispondiamo subito con una bomba. Andiamo dal Tottenham e per poco più di 62 milioni portiamo a Torino Mickey Van de Ven, difensore centrale alto, veloce, roccioso, perfetto per affiancare Schurz. Stessa nazionalità, stesso ruolo, caratteristiche complementari. Nasce una coppia difensiva da sogno. Poi iniziamo a fare spazio in rosa. Alcuni giovani non hanno rispettato le aspettative. Pafundi vola all'Ajax per 7 milioni, Maiulu all'Hoffenheim per quasi 13 e Gineitis si unisce all'Auxerre per poco meno di 5. A centrocampo però arrivano 2 colpi importanti. Il primo è un affare. In uscita dalla Juventus troviamo Weston McKennie, che acquistiamo per 18 milioni e portiamo sull'altra sponda di Torino. Esperienza, corsa ed utilità, perfetto per allungare la rosa. Il secondo è un investimento sul futuro. Dal Bologna arriva Giovanni Fabian, giovane centrocampista italiano, pagato oltre 40 milioni. Caro, sì, ma le sue qualità lo rendono adatto sia per la mediana che per la tre quarti. Una pedina preziosa. Intanto arriva anche una decisione difficile. Volevo dare una chance a Mattia Liberali, dopo 4 stagioni in prestito, ma l'offerta da quasi 10 milioni del Parma ci ha convinti a lasciarlo andare per trovare spazio altrove. E allora andiamo a rinforzare la tre quarti pescando in Inghilterra. Dal Burnley per circa 46 milioni arriva Hannibal, un vecchio wonderkid delle stagioni passate, ma ancora pieno di talento. Trequartista tunisino agile, rapido e driblomane, con un buon passaggio e ottimo tiro. Non pretende di essere titolare, ma può diventare un'arma tattica utilissima. E con lui si chiude il mercato della quinta stagione. Questa è la squadra con cui affronteremo il prossimo anno e i nostri ragazzi sono ormai maturi. Hanno raggiunto livelli eccezionali come dimostrano gli overall e io sono più fiducioso che mai. Siamo pronti, il grande Torino sta tornando. Ed in effetti la mia fiducia è stata più che ripagata. In Serie A il Torino ha dominato, 94 punti finali, frutto di 29 vittorie, 7 pareggi e appena 2 sconfitte. Il Milan, secondo, è rimasto staccato ai 10 punti netti. Dopo quasi 50 anni il Toro torna campione d'Italia, l'8º scudetto della nostra storia. Ma non è finita, perché in questa stagione abbiamo alzato tutto. In Supercoppa italiana battiamo proprio il Milan ai rigori, dopo uno 0-0 tiratissimo. E in Coppa Italia travolgiamo la Juventus in finale con un clamoroso 3-0 nel derby. 3 trofei su 3, è un'annata storica. Ma la notizia più incredibile arriva adesso, perché il nostro cammino non si è fermato qui. Dopo aver battuto il Barcellona agli ottavi, il Real Madrid ai quarti e il Bayern Monaco in semifinale, siamo in finale di Champions League e come nelle favole più belle, a giocarci il titolo più importante della stagione sarà ancora un derby della mole. Torino contro Juventus, in una finale che può cambiare per sempre la storia di questo club. La Juventus ha ovviamente una squadra di altissimo livello. Nel suo 3-4-2-1 schiera giocatori incredibili come Alphonso Davies, Akanji, Ildiz, Cop Miners e João Neves. Insomma, è una squadra da temere e il loro stile di gioco è il tiki-taka e con tutta quella qualità a centrocampo non sorprende che funzioni bene. In fase difensiva invece preferiscono un atteggiamento più ordinato, abbassandosi se necessario per proteggere la porta. Starà a noi impedire che si sentano al sicuro. Siamo pronti a scendere in campo con i nostri migliori 11, perfettamente schierati nel modulo che ci accompagna da inizio rebuild. È il momento della verità, è il momento di rendere nuovamente grande il Torino. Siamo giunti alla resa dei conti per questa edizione della Champions League. Chi alzerà al cielo la coppa dalle grandi orecchie? State con noi se non volete perdervi nemmeno un istante di questa sfida qui
La Juventus vince il sorteggio e dà il via alle danze, ma dopo appena 6 minuti siamo noi ad avere la prima occasione. Massantuono viene liberato in area, entra deciso, ma al momento del tiro Akanji riesce a deviare quel tanto che basta per mandarla fuori. Passano appena altri 6 minuti e arriva una brutta notizia per i bianconeri. João Neves appoggia male la caviglia dopo un salto ed è costretto a uscire. Al suo posto entra Locatelli. Finalmente si sveglia anche la Juve. David ci prova da lontanissimo, supera Milinkovic-Savic, ma la palla si spegne sul fondo e poco dopo ribaltiamo il campo. Il nostro centravanti riceve al limite, si libera del marcatore col primo controllo e davanti a Meret non sbaglia. 1-0 Torino. Vantaggio che però dura pochissimo. La Juve risponde con Azic. Milinkovic respinge, ma il pallone finisce sui piedi di David, che pareggia facilmente. Il momento è però di fuoco e passano 2 minuti dal pareggio e Massantuono è di nuovo protagonista. Cross a mezza altezza al centro e Costulas, in tuffo e in acrobazia, firma il 2-1. Ora la Juve in confusione lascia spazi. Il nostro numero 9 riceve sulla tre quarti, salta Vivian, accelera, entra in area e batte ancora Meret. Doppietta e 3-1 Torino. Il primo tempo si chiude qui, a ritmi altissimi e con 2 reti di vantaggio da difendere. Pochi secondi dall'inizio della ripresa e Ilic, servito da un compagno, prova subito a chiudere la partita, ma il tiro non impensierisce Meret. A chiudere davvero la partita però ci pensa Nico Pass. Scappa via sulla destra e scarica all'indietro per Massantuono, che di prima intenzione firma il 4-1. La Champions è sempre più vicina, ma Ilic vuole comunque lasciare il segno e ci riprova da fuori. Stavolta trova lo specchio, ma Meret è attento e para. Al minuto 76 la Juve ci crede ancora. David riceve in area con un piattone preciso batte Milinkovic, accorciando le distanze. Nel tentativo disperato di riaprire la partita, i bianconeri però si sbilanciano e ne approfitta Vanat, che entra in area praticamente indisturbato e sigla il definitivo 5-2. Dopo un altro tentativo impreciso di Hannibal in cerca del gol personale, il match si chiude. Siamo ufficialmente campioni d'Europa e possiamo finalmente festeggiare. Ricci, capitano silenzioso ma fondamentale, alza al cielo la coppa più bella di tutte e direi che vi lascio qualche secondo per godervi i festeggiamenti. Da protagonisti assoluti, alzare al cielo la Champions è un'emozione indescrivibile per ogni giocatore. E con la grafica certifica la nostra vittoria, è tempo di scoprire i protagonisti assoluti di questa stagione prima di salutarci. Milinkovic-Savic ha disputato 63 partite, chiudendone 30 a porta inviolata, con una media voto superiore al 7, quasi il 50% in clean sheet. Sono numeri mostruosi per un portiere così tanto utilizzato. Schurz invece è uno dei pilastri su cui abbiamo costruito questa squadra. Con lui in campo abbiamo raccolto 25 clean sheet e una media sempre sopra il 7 in coppia con Van de Ven dimostra quanto sia stato totale e insostituibile. Ilic all'inizio invece non doveva essere il perno del progetto, ma ci ha conquistati da subito, diventando oggi il giocatore più forte della rosa. 91 di overall, 16 gol, 9 assist, giocando da centrocampista centrale. Massantuono e Nico Pass sono stati devastanti. Franco ha firmato 13 gol e 16 assist, creando occasioni a raffica. Nico, più finalizzatore, ha chiuso con 17 reti e 11 assist. 2 talenti complementari, ma 2 fuori classe. E infine Costulas, un fenomeno assoluto. 44 gol in 48 presenze, più 7 assist. Ancora una volta si prende, a pieno merito, il titolo di Player of the Season. Letale, continuo, semplicemente inarrestabile. E noi abbiamo riportato il Torino sul tetto d'Italia ed ora anche sul tetto d'Europa. È la fine di una rebuild, ma forse è solo l'inizio di una leggenda. Grazie per averci seguito in questo viaggio e per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi e sempre Forza Toro!